In questo video voglio condividere con te gli step principali che dovrai compiere nel momento in cui sceglierai di andare in direzione del fruttaresimo e soprattutto voglio darti dei profondi click interiori che potranno fare la differenza in questo tipo di cammino e potranno aiutarti a capire meglio soprattutto se è il cammino giusto per te e se sei pronto a compiere questo tipo di cammino. Allora, intanto, la prima cosa che mi viene da chiederti è perché lo fai, perché lo vuoi fare, perché senti un richiamo verso questo tipo di percorso. Che cos'è il fruttaresimo? Che cos'è l'alimentazione fruttariana? L'alimentazione fruttariana, lo dice la parola stessa, è il nutrirsi di frutta, che può essere frutta dolce e può essere frutta ortaggio, perché molti di noi magari non lo sanno, frutta è anche il pomodoro, la zucchina, il cetriolo, la melanzana, il peperone, la zucca, ecco, quindi diciamo che c'è molta più frutta di quanto possiamo immaginare, soprattutto se inizi un po' a viaggiare per il mondo ti rendi conto che c'è un'infinità di frutta e il bello è che in tutti i posti dove l'uomo dovrebbe vivere c'è frutta. Dove non c'è frutta è perché forse dovremmo farci qualche domanda, forse quel luogo non sarebbe poi così idoneo all'uomo. E pensiamo all'uomo, se fosse in natura non potrebbe vivere al Polo Nord senza riscaldamento, senza niente, quindi se seguissimo la natura inizieremo anche a comprendere che l'uomo è fatto per vivere in luoghi caldi e nei luoghi caldi vi è sempre grande abbondanza di frutta. A parte questa parentesi, torno alla domanda principale: perché lo fai? È importante che tu te lo chieda, perché la tua motivazione farà la differenza e possono esserci fondamentalmente tre motivazioni principali. La prima è un discorso di salute. Salute perché magari non ti senti molto bene fisicamente, perché magari hai vissuto dei traumi, hai avuto dei genitori che si sono ammalati giovani. Salute perché tieni particolarmente alla tua salute, al tuo aspetto fisico, perché ami particolarmente te stessa o te stesso e quindi vuoi il meglio per te. Quindi questa potrebbe essere una prima motivazione. Una seconda motivazione potrebbe essere una motivazione etica e quindi hai una certa sensibilità, ti sei resa conto che mangiare animali non è etico, che sfruttare queste creature attraverso allevamenti intensivi e cose di questo tipo non è etico, che anche le piante in qualche modo emanano sofferenze e quindi non è etico neanche mangiare loro, e questo è un motivo che ti porta a voler intraprendere un'alimentazione fruttariana, e questa può essere un'altra motivazione. La terza motivazione è quella spirituale. La motivazione spirituale è data dal fatto che nel momento in cui tu ti nutri di cibo sattvico, come si dice in Ayurveda, quindi cibo ricco di prana, di chi, di forza vitale, inevitabilmente il tuo livello di consapevolezza, di conoscenza, di risveglio si eleva. E nel momento in cui hai un'alimentazione ricca di cibi sattvici, e il cibo più sattvico in assoluto è proprio la frutta, vai a connetterti col tuo sé, con la tua parte più profonda, con il tuo spirito. Quindi questa potrebbe essere una terza motivazione. Ti do una notizia interessante, cioè che se non hai tutte e tre le motivazioni, il tuo percorso non regge, il tuo percorso non dura, o dopo un po' retrocedi inevitabilmente, e in questo video ti spiegherò anche il perché e avrai modo di constatarlo se hai già fatto delle esperienze e di avere una buona preparazione se stai per iniziare. Allora, ho visto davvero tante persone che si sono avvicinate al fruttaresimo, che si sono avvicinate a questo mondo di detox, disintossicazioni, mangiare solo cibo crudo e così via, e nella maggior parte dei casi ad un certo punto retrocedono se non fanno un buon percorso, un percorso completo. Proprio ieri nella nostra accademia ho detto una frase di mia nonna: chi va piano va sano e va lontano.
e nel lavoro su di sé, che sia un lavoro fisico, mentale, emozionale, spirituale, il chi va piano, va sano e va lontano è legge ed è pura verità. Pensiamo a una cosa molto concreta: se io vado in palestra ad allenarmi e mi butto, sono a maggio, arriva la prova costume, allora mi butto in palestra, mi sfondo di un'ora di allenamento ogni giorno, mi sfondo di un mese di allenamento tutti i giorni e poi mollo. Che risultato ottengo? Magari in quei giorni posso anche sentire qualcosa, posso anche vedere un lieve miglioramento, ma poi, se dopo un mese mollo, che risultato ottengo? Diversa è una persona che inizia ad allenarsi, compie un anno di costante allenamento e arriva poi all'estate dove davvero il suo fisico ha avuto una trasformazione. Stessa cosa all'interno, stessa cosa con la meditazione, stessa cosa con l'alimentazione. Se io con la meditazione vengo qua, faccio un retreat, un ritiro, mi butto e faccio 5 ore di meditazione al giorno, full immersion, poi torno a casa e non medito più. A cosa mi è servito? Quanto potrebbe darti di più il meditare ogni giorno, anche solo che 20 minuti al giorno per 10 anni? Quanto potrebbe trasformare maggiormente la tua essenza? Quanto potrebbe farti accedere a più conoscenza di te, a più consapevolezza? E stessa cosa per quanto riguarda l'alimentazione. Ho visto tante persone che magari sono passate veramente da estremi, tipo mangio di tutto e poi mangio solo frutta per 2 settimane, oppure mangio di tutto e poi faccio un lungo digiuno, oppure mangio di tutto e poi levo completamente tantissime cose di botto e poi dopo un po' non reggo. E la mente dice ma perché la frutta non fa per me, la meditazione non fa per me, quell'alimentazione non fa per me. E niente di tutto ciò, semplicemente sei andato troppo veloce. E come in palestra, se non ti sei mai allenato e ti fai un mese di allenamento, hai un acido lattico che non ti riesci a sedere neanche nel gabinetto, quando intraprendi un percorso di detox, se vai come un razzo, hai del malessere fisico. Perché? Perché stai andando troppo veloce. Nella tradizione ayurvedica si parla di raja, il fuoco, hai troppo fuoco e questo fuoco ti brucia. Non è bene avere questo troppo fuoco, perché questo troppo fuoco che cosa succede? Che ti fa partire come una miccia, esplodi e poi ti spegni. E questo può avvenire anche nelle relazioni, può avvenire in tante situazioni della tua vita. Hai un progetto, parti a 1000, dopo un mese ti spegni. Hai una relazione, l'amore della mia vita, dopo un mese ti spegni. Hai troppo fuoco, hai troppo raja. E quello che dobbiamo fare è proprio equilibrare questo raja con sattva, con la purezza, con tutto ciò che è luce, con tutto ciò che è vita, con tutto ciò che è prana. Quindi uno dei consigli principali che ti do è proprio vai piano. E come fai per andare piano? Seguendo degli step. Ora ti dirò gli step che noi per primi abbiamo seguito e che consigliamo in primis e che abbiamo visto dare dei grandi risultati a tantissime persone che abbiamo seguito in coaching. E questi step non sono legge, ma è ciò che ti consiglio. E posso dirti che se davvero li seguirai è difficile che andrai a retrocedere. Primo step: renditi conto di dove sei e parti da lì. Cioè, se fino a ieri hai mangiato cibo spazzatura, il tuo primo step sarà: faccio un mese di assenza di cibo spazzatura. Quindi non mangio più al McDonald's, non mangio più le brioche confezionate, non mangio più le patatine, non bevo più la Coca-Cola. Un mese di detox, ok?
Perché dico un mese? Perché la mente e anche l'apparato psicofisico ha bisogno di un tot di tempo per riprogrammarsi e di un tot di tempo per creare una nuova abitudine. Quindi in questo mese tu ti abitui a lasciare andare il cibo spazzatura. Perché è importante avere le 3 motivazioni di cui ho parlato all'inizio? Perché sennò puoi crollare già in questo mese. E te le ricordo. Salute. Cosa vuol dire? Che perché fai questo? Lo faccio perché mi amo, lo faccio perché voglio il meglio per me, lo faccio perché mi documento, studio, comprendo che quel cibo spazzatura sta inquinando il mio corpo, sta ostruendo le mie cellule, mi potrebbe portare ad avere delle malattie, mi potrebbe portare ad avere dei problemi e siccome che mi amo, siccome che mi voglio bene, mantengo la mia costanza nel volermi dare amore e quindi nel lasciare andare quel cibo spazzatura. Secondo motivo, motivo etico. È inutile che vado a comprare al supermercato magari riempiendo il carrello di plastica perché poi tutto ciò che è cibo spazzatura è contenuto dalla plastica. Quindi motivo etico può essere un'altra buona motivazione che accompagna il cammino ed è essenziale soprattutto negli step più avanti che ti dirò. Ma già ora iniziando capisci che se ti rendi conto che stai strainquinando il pianeta comprando cibo spazzatura, puoi incrementare la tua motivazione anche attraverso l'etica. E terzo motivo, il motivo spirituale. Quindi io sono consapevole che se fumo, se inserisco droghe, se inserisco cibi pesanti, troppo tamasici, e chiudiamo qui i 3 pilastri della Ayurveda, quindi abbiamo parlato di sattva, abbiamo parlato di raja e adesso parliamo di tamas. Tamas è tutto ciò che è pesantezza, ristagno, fogna, tutto ciò che è vecchio, tutto ciò che è stantio, tutto ciò che è sporco. I cibi tamasici sono quei cibi che non hanno un buon odore, che sono vecchi, che sono pieni di conservanti, che sono pieni di prodotti chimici. Questo è tamas. Ecco, quindi da un punto di vista spirituale, se io voglio elevarmi, se io voglio andare verso la luce, non posso riempire il mio corpo di energie che me la tirano giù, ma devo riempire il mio corpo di energie che mi aiutano ad elevare, che mi aiutano ad essere leggero. E quindi questi 3 pilastri, salute, etica, spiritualità, sono essenziali sin dall'inizio. Altrimenti, dopo 20 giorni dici: ma che cavolo me lo fa fare di lasciare andare le mie merendine? E torni a mangiare quello di prima. Ovviamente questo percorso consiglio sempre che va accompagnato da una guida, da un supporto, è essenziale. In questa fase ancora puoi farcela da solo. Ma ora andando avanti comprenderai sempre di più che se non c'è una guida è difficile che tu possa arrivare veramente al raggiungimento di questo obiettivo. Che poi obiettivo, apro una macro parentesi, non deve essere. Perché? Perché lo fai? Se lo fai per un motivo spirituale, sai anche che tu non sei il tuo corpo. Non sei la tua mente, non sei le cellule, non sei tutto quello che c'è all'interno del tuo corpo. Quindi perché lo fai? Per connetterti di più a ciò che davvero sei, per tornare a manifestare l'essenza divina che è ciò che sei. E quindi l'obiettivo non è in realtà il cibo, il diventare fruttariano, il mangiare solo cibo sano, ma quello è un mezzo che ti porta a riconnetterti con ciò che davvero sei. Quindi forse è la cosa più importante di tutto questo video, ricordati che il cibo, che l'alimentazione, che il fruttaresimo non è mai il fine, è solo un mezzo che ti porta verso qualcos'altro e quel qualcos'altro non nasce, non muore e non ha fine. Ok? Quindi perché dannarsi tanto per un qualcosa che intanto tra una manciata di anni non ci sarà più? Perché la nostra mente, perché c'è quel qualcosa dentro di noi che ci porta a dannarci tanto, a impegnarci tanto, per cosa? Per qualcosa che finirà tra 50-60 anni o anche meno?
lo facciamo perché dentro di noi c'è qualcosa che ci chiama in quella direzione e non è qualcosa di terreno, è un qualcosa di molto più profondo. Quindi ricordati che il cibo, l'alimentazione, il prana, il chi, l'energia vitale, la frutta sono solo dei mezzi che ti portano a riconquistare ciò che davvero sei. Chiusa questa enorme, importantissima parentesi, che è forse la cosa più importante di tutto questo video, arriviamo al secondo step. Nel momento in cui hai levato cibo spazzatura, stai mangiando un po' di tutto, ma comunque stai mangiando meglio. Secondo step, levare la carne, levare quelli che sono i nostri fratelli a livello energetico. Partiamo subito da un discorso di spiritualità. A livello energetico, un maialino, una mucca, un vitellino è un nostro fratello. E se vogliamo vivere nell'ottica della non violenza, come insegnava il grande maestro Gandhi, non possiamo mangiare una mucca, un vitellino, un agnellino, che ha un battito del cuore come il nostro, che ha due occhi come i nostri, che ha un'anima come la nostra, una sensibilità e delle emozioni come le abbiamo noi. Quindi questo è uno step importantissimo da un punto di vista etico, perché non è etico partecipare all'uccisione di una creatura, di un'altra creatura, e riflettiamo, se avete degli animali vicino a voi, riflettete ancora di più, contribuireste nell'uccidere senza motivo il vostro cane, il vostro gatto, il vostro uccellino? Penso di no. Perché contribuire per l'uccisione di un maialino, di un pulcino? Cosa hanno di meno rispetto al vostro cane o al vostro gatto? Riflettiamo attentamente, perché questo ci fa svegliare, e finché non abbiamo questo click di sveglio c'è poco. Spesso ce la possiamo anche raccontare, ne ho sentite tante anche nel mondo della spiritualità: ma io benedico l'animale prima di mangiarlo. Uccideresti il tuo cane e poi lo benediresti? Uccideresti un tuo parente e poi lo benediresti? Andrebbe bene, secondo te? Riflettiamo davvero, smettiamola di raccontarcela, smettiamola di ripetere frasi che abbiamo letto da qualche parte. Ascoltiamoci davvero, perché è lì la differenza. E se ci ascoltiamo davvero e smettiamo di raccontarcela, si apre una porta magica, ma devi avere il coraggio di guardare e di aprire quella porta. Sarai ripagato. Devi farlo però. Quindi sicuramente etica, sicuramente spiritualità e sicuramente salute, perché nel momento in cui smetti di mangiare carne, smetti di nutrire le cellule tumorali, ad esempio, smetti di depositare vermi all'interno del tuo corpo, smetti di inserire delle tossine, degli antibiotici, delle fonti di malessere all'interno del tuo corpo. Allora ormai anche i medici dicono che la carne, in particolare la carne rossa, incrementa i tumori, quindi è abbastanza risaputo, incrementa i problemi cardiocircolatori. E chi ha mangiato tanta carne, chi mangia tanta carne, tanto pesce crudo, nella maggior parte dei casi ha i vermi nell'intestino, e sono quei vermi che ti fanno pensare di avere fame o ti fanno pensare di avere quella voglia o di aver bisogno di quella cosa. In realtà non sei tu che hai bisogno di quella cosa, sono i vermi che hai dentro la pancia che vogliono quella cosa, e quindi tu pensi di avere fame, pensi di aver bisogno della carne, in realtà stai nutrendo quei vermi. E qua è scienza, non è una cosa spirituale. Hanno aperto tante persone, o anche semplicemente facendo terapie come l'idrocolonterapia, che è una sorta di clistero un po' più profondo, e chi ha mangiato tanta carne, mangia tanta carne, ha il mondo di vermi dentro. Quindi conoscenza e anche essere al corrente di questo, almeno lo sai, perché non è consapevolezza il non saperlo, ecco. Quindi, o meglio, se sei qui a guardare questo video è perché sei pronto a saperlo.
Quindi, di nuovo, questi 3 pilastri sono fondamentali. Una volta che hai levato la carne, quindi che hai levato i nostri fratelli, a volte va di pari passo il pesce, a volte è il passaggio successivo. Quindi altro passaggio, lasciare andare anche i nostri cugini. Abbiamo levato i fratelli, leviamo i cugini. Perché i cugini? Perché i pesci sono un po' diversi rispetto a noi, ok? Quindi mentre un maialino è proprio come un fratello, perché ha proprio un corpo davvero molto simile a noi, una pelle simile alla nostra. Pensate che adesso nelle nuove chirurgie rifanno il seno con la pelle del maiale, quindi ha davvero tante caratteristiche simili a noi. Un pesce è un po' diverso, quindi potrebbe essere un cugino, un parente un po' più lontano, ma comunque è un essere come noi, è un essere che ha un cuore, è un essere che ha un'anima, è un essere che sta vivendo il suo percorso, il suo cammino, e noi non siamo Dio che possiamo decidere quando o meno levargli la vita, giusto? Quindi, tornando a un discorso di spiritualità e etica, ci ricolleghiamo alla stessa cosa, e tornando a un discorso salutistico, ormai i mari sono strapieni di mercurio, e quindi quando ci mangiamo un pesce ci mangiamo tonnellate di mercurio, per non parlare se compriamo il pesce al supermercato o che viene da allevamenti intensivi dove buttano in quell'acqua antibiotici a non finire per farli crescere il più possibile. Quindi tu prendi il tonno e ti mangi tutt'altro, e il tuo corpo si riempie sempre di più di vermi, che poi ovviamente causano malattie, ostruzioni, cioè lì loro nascono per proteggerci in qualche modo, per aiutarci a smaltire quel cibo che non è nostro, però non è normale andare in giro ed essere un contenitore di vermi, capite anche questo? Quindi sono un po', potrebbe farvi un po' questo video, ma è bene che sappiate come sono le cose. Se non mi credete, andate a farvi un idrocolon, se avete mangiato tanta carne vedrete cosa avete dentro e direte ah cavolo, ah ops. Oppure potete anche chiudere il video e non pensarci più e andare in modalità rifiuto, non volerne sapere, e continuate a vivere come stavate vivendo finora. Se invece siete pronti ad andare avanti, andiamo ad uno step ancora successivo, e qui avviene il passaggio da vegetarianesimo a veganesimo, ed è un passaggio davvero molto potente che, una volta raggiunto, ti libera davvero dalla non violenza. Almeno questo è stato il mio sentire, è il mio sentire, ed è un passaggio davvero molto importante, perché diciamo che la carne e il pesce, da un punto di vista anche proprio emozionale, empatico, quando smettiamo di mangiare carne e pesce è perché siamo sensibili nei confronti degli animali, oppure perché appunto per un discorso salutistico sappiamo che fanno male. Nel momento in cui voglio andare oltre, il passaggio successivo è il veganesimo, che mi porta inevitabilmente a lasciare andare tutti i prodotti di origine animale, quindi latticini, formaggi, uova principalmente. Quando levo questo, levo davvero la violenza, il mio contributo di violenza nei confronti degli animali, perché io posso dire ok, capisco che non voglio più agire contro gli animali, non mangio più un piccolo vitello, non mangio più un pulcino, ok? Che già parlando di queste cose, se ci pensi, sembra che siamo un branco di orchi che decidiamo di non mangiare più delle creaturine così. Vabbè, comunque chi è di questo mondo può capirlo, può connettersi a questo sentire, no? Perché effettivamente sembriamo un po' degli orchi che decidiamo quale serino mangiare, quale no, dici, no, vabbè. Comunque, chiusa questa parentesi. Quante parentesi in questo video? Non violenza nei confronti degli animali e anche non aderire agli stupri che gli animali vivono. Pensiamo alle mucche che vengono continuamente, obbligatoriamente ingravidate
per produrre latte. Chi è mamma lo può sapere, vi piacerebbe essere stata continuamente ingravidata e continuamente allattata obbligatoriamente fino allo sfinimento? Se non vuoi partecipare a tutto questo, smetti di comprare formaggi e latticini al supermercato, altrimenti sei un complice. Tu mi dirai, vabbè, ma io non faccio niente alla mucca. Anche il boss mafioso non uccide magari lui in primis le persone, ma manda gli altri. Quindi non è che se non lo fai fisicamente e partecipi cambia qualcosa a livello energetico. Cioè, finché non sai queste cose, come dice Gesù, perdonali loro perché non sanno quello che fanno, ma nel momento in cui sai, e già ascoltando questo video se non è ancora chiuso sai adesso, non puoi più tornare indietro. Quindi ecco, il discorso del latte, poi magari tu potresti dirmi, va bene, ma io prendo solo il latte dalla mucca del contadino. Ok, quel latte non ti appartiene, quel latte è del vitello. E torniamo a noi. Quando io allattavo mio figlio, non è che avrei avuto voglia di allattare altre 10 persone o altri animali che non sono della mia specie. Avevo il latte per mio figlio. Perché per una mucca dovrebbe essere diverso? Soltanto perché l'uomo l'ha deciso? Soltanto perché l'uomo l'ha imposto? Ma chi è l'uomo per scegliere questo? Ci crediamo di essere un po' troppo. Mentre una parola chiave nel percorso del risveglio è l'umiltà. Noi dovremmo essere qui a proteggere, a sostenere le creature di questa terra e non a sfruttarle, violentarle, ucciderle e farle diventare i nostri giocattolini domestici. Quindi inizia proprio a renderti conto che se vuoi vivere nella non violenza, anche tutto ciò che è legato a latte, formaggi, è normale lasciarlo andare. Da un punto di vista fisico, sappi che c'era una grande credenza che ci faceva credere, ancora adesso purtroppo in molti ce l'hanno, che abbiamo bisogno del calcio attraverso il latte. In realtà, se ti documenti bene, leggendo i libri di Arnold Deret, ascoltando ad esempio un altro grande medico che è il dottor Morse, comprenderai che in realtà noi non abbiamo bisogno degli enzimi del latte, perché quel latte non è della nostra specie e quindi il nostro corpo non lo regge. Il bambino piccolo, quando si nutre del latte della mamma, ha una piccolissima percentuale di proteine. Quando gli viene dato il latte della mucca, molto spesso ha allergie, intossicazioni, intolleranze, mal di pancia. Perché? Perché non è il suo latte. Perché ha degli ingredienti che non vanno bene per l'essere umano. Poi il nostro corpo è forte, si adatta a tutto, va bene. Ma quante volte ci sono problematiche legate al latte, quante intolleranze, perché in realtà non è per noi, non è il nostro cibo. Guardate in natura se ci sono altre creature che prendono il cibo da altre specie, no? Non c'è. E in natura non ci sono animali che si nutrono di latte se non quando sono cuccioli. Quindi non è normale a 50 anni bere un latte per cuccioli di un'altra specie. Non ha senso. Ce l'hanno soltanto indotto. È solo un'induzione, un'ennesima induzione ipnotica. Quindi questo. E le uova. Le uova puramente sono le mestruazioni della gallina. Quindi quando mangi un uovo sii consapevole che stai mangiando il ciclo di una piccola gallina. E anche questo non è poi tanto normale, non è tanto normale andare in giro a mangiare il ciclo di un'altra specie non nostra. Non siamo delle iene, non siamo dei predatori, non siamo degli sciacalli. Il nostro corpo, lo dico spesso nei video, è il corpo di un animale frugivoro. La nostra dentatura e il nostro stomaco è lo stomaco di un animale frugivoro. Quindi non è normale per noi inserire il ciclo di una gallina.
Quindi questo da un punto di vista fisico, da un punto di vista etico, per la non violenza, perché anche queste povere galline costrette quotidianamente a produrre, a produrre, a produrre, a produrre. In natura non è così, non è normale. E ti dico un'altra cosa, le galline, ora non so se solo in Europa o anche da altre parti, sono state geneticamente modificate, perché qua in Thailandia le galline ad esempio volano e sono anche sugli alberi. In Italia io non ho mai visto le galline volare o salire sugli alberi, anche perché sono estremamente obese. Perché? Perché più sono stagnanti e più producono. Quindi non so cosa gli hanno fatto nel corso degli anni, ma comunque qualcosa gli hanno fatto, perché le galline qua sono completamente diverse. Se verrai in Thailandia avrai modo di vederlo, o se sei stato qui avrai modo di renderti conto della differenza. Quindi questo, e da un punto di vista spirituale, proprio appunto per il discorso tamas, tutto ciò che è stagnante, tamasico, legato alla sofferenza, perché a livello energetico quando un animale muore o produce un qualcosa mentre sta soffrendo, quindi la mucca che produce latte torturata nella sofferenza, quella sensazione, quell'emozione, quel dolore va nel latte e quello è tamas, è energia bassa che tu inserisci dentro di te e non ti aiuta ad evolvere. Se andiamo a vedere nell'antica India, quando gli antichi maestri si nutrivano del latte della loro mucca, perché c'era proprio una sorta di scambio energetico, quindi davanti alla porta di casa avevano la loro mucca, la crescevano come noi cresciamo i nostri cani, i nostri gatti, quindi era proprio tra virgolette l'animale di famiglia, quindi era vissuto in un modo completamente diverso. Loro gli davano tutto l'amore, gli davano cura, li tenevano bene, gli davano nutrimento, in cambio prendevano un po' di latte. C'era uno scambio energetico completamente diverso. A livello fisico gli enzimi del latte comunque non vanno bene per l'essere umano, ma a livello energetico e spirituale lì non vi era violenza, vi era uno scambio, vi era una connessione. Adesso non c'è questo. Non stiamo a raccontarcela di nuovo, tornando al discorso del raccontarcela. Tra l'altro sto sentendo che appunto perché noi buttiamo sempre i rimasugli della frutta qua nella giungla e vengono appunto le piccole galline libere a mangiare la frutta e quindi stavo sentendo i rumori. Poi passaggio successivo ancora, quindi siamo passati dall'allevare cibo spazzatura, carne, pesce, siamo arrivati al veganesimo. Nel momento in cui sei qui puoi essere pronto a fare dei passi oltre. Tra l'altro in tutto questo percorso i digiuni sono ben accetti. Se non sai nulla sui digiuni vai a vedere altri miei video dove ho parlato del digiuno, delle cadasi. Ecco, fare un paio di giorni di digiuno al mese è davvero molto 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 potente e importante per tutti e tre i pilastri che abbiamo detto. Fisico, perché quando digiuniamo il nostro corpo può davvero rigenerarsi, le nostre cellule si rigenerano, le tossine vecchie vengono spurgate. Etico, perché in quei giorni spegniamo il nostro contributo nell'inquinare il pianeta, non compriamo niente, non alimentiamo niente, non accendiamo neanche il gas. E spirituale, perché quando sei a digiuno chi lo fa, chi l'ha fatto lo può confermare, ti connetti, sei in uno stato angelico. Magari le prime volte è dura perché stai espellendo tante tossine, soprattutto se hai mangiato carne, se hai assunto tanti farmaci, è normale, ma poi vai in uno stato davvero particolare. Quindi il digiuno è un qualcosa che vi consiglio e che vi può accompagnare in tutto questo cammino. E nel momento in cui arriviamo a questo step ci sono altri passaggi importanti. Qui dovrei aprire un'altra grande parentesi che è legata ai farmaci, cioè il nostro corpo è una macchina perfetta, in realtà non avremmo bisogno, se non in alcuni casi davvero estremi,
di inserire dei farmaci, soprattutto non nel quotidiano, non come una caramella, non appena un pelo che mi tira prendo un farmaco, perché sennò vado a pulirmi tanto da un punto di vista alimentare, ma poi mi bombardo di farmaci e sto peggio di prima, anche perché i farmaci sono tra le tossine più lente da rimuovere. Quindi quando iniziamo un processo di detox, di digiuni anche più lunghi, iniziamo ad espellere dei farmaci che magari avevamo assunto anche da bambini dopo anni. Ok? Quindi i farmaci sono parecchio intensi. Quando a digiuno senti palpitazioni, mal di testa, giramenti di testa, nella maggior parte dei casi sono proprio i farmaci che stai espellendo grazie al digiuno. Altre due grandi droghe sono il sale e lo zucchero, per non parlare delle classiche droghe che ovviamente nel momento in cui faccio un processo di detox piano piano inevitabilmente vanno lasciate andare, anche alcol, fumo, sigarette, qualunque tipo di droga. Sono tutte energie che tappano i canali e che sono lontane dalla luce. Quindi più vado verso la luce, più inevitabilmente lascio andare tutte queste cose. E non sono rinunce, sono doni che ci diamo. Io mi amo e quindi non ho intenzione di insozzare il mio corpo, non ho intenzione di insozzare i miei corpi sottili, la mia aura, la mia energia. Quindi è un enorme dono di amore che ti dai. Se pensi che è una rinuncia, non reggi in questo cammino. Se pensi che ti stai dando un dono ogni giorno, sei sempre più grato e ricevi sempre di più benefici. Il sale. Il sale è una delle più grandi dipendenze, è uno dei più grandi condizionamenti alimentari, perché nel mondo, in ogni casa, c'è il sale. E il sale tappa i canali fisici e anche energetici e ci annienta, mi viene da dire, le papille gustative. All'inizio, quando inizierai a levare il sale, potresti sentire insapore. Dopo un po' ti renderai conto che il sale copriva il vero sapore e piano piano, dopo qualche settimana, inizierai a sentire davvero il vero sapore del cibo, che è assente di sale. Anzi, in realtà mangiando la verdura cruda ti rendi proprio conto che c'è il sale della terra, che non è il sale che aggiungi, ma è proprio il sale all'interno della pianta, all'interno della verdura. Quindi ecco, questo è un altro passo molto importante. Potresti avere delle astinenze sia da sale che da zucchero, proprio per questo ci vuole una guida in questo punto. Da questo punto in poi ci vuole per forza una guida, se no non reggi questo percorso, anche perché ti vengono strada facendo troppe domande, troppi dubbi, troppo sentire a livello anche fisico. Magari hai improvvisamente delle voglie, hai improvvisamente un malessere. Se non hai una guida che ti dice è normale, devi fare questo, prova ad aggiungere questo, prova a levare quest'altro, non reggi, torni indietro pensando che non va bene per te, pensando che stai mangiando troppo poco, pensando che hai delle carenze. Nulla di tutto ciò. Quando pensi di avere delle carenze, in realtà spesso devi togliere ancora di più, ma hai bisogno di una guida per farlo. E poi gli step successivi, levato il sale, levato lo zucchero, levato quello che abbiamo detto, possono essere proprio il raw vegan, quindi il crudismo. Io sono crudista ormai da 2 anni quasi, mangio solo frutta e verdura cruda e semi. Il crudismo ti porta ad accedere con molta rapidità a tutto ciò che sei. I tuoi canali da un punto di vista spirituale si amplificano a 1000. Il tuo livello di connessione, di sensibilità, di consapevolezza, di veggenza, di memorie, tutto si amplifica davvero tantissimo, tantissimo, enormemente. Ti rendi conto che il tuo potenziale era sfruttato tanto così, finché mangiavi cotto. E quando inserisci solo crudo, boom, si amplifica tantissimo. Anche lì ovviamente ci vuole un percorso,
ci vogliono degli step, ci vogliono delle vere e proprie detox. Io consiglio il libro di Arnold Deret, che è proprio il libro maestro, e lì puoi già trovare davvero tutto ciò che ti serve per fare questo passaggio. Quello che consiglio sicuramente è di avere una guida, ecco, perché è un passaggio che non è per tutti, è un passaggio che non è per tutti, è un grande salto, e dopo un po' che ci sei, se reggi per i primi mesi non torni più indietro. Una volta fatto questo, una volta che il tuo corpo si è abituato a questo, che non hai più craving, quindi che non hai più voglie, che non hai più mancanze, che non hai più l'acquolina in bocca quando vedi un certo cibo, ok? A quel punto puoi andare verso il fruttaresimo. Io ho fatto diversi mesi di fruttaresimo e sto seguendo molto il dottor Morse sotto questo aspetto, che dice che ciclicamente è anche bene inserire della verdura, perché la frutta è il nostro vero nutrimento. La verdura fa effetto scopa nell'organismo, quindi la verdura è colei che spazza via tutte le impurità, e essendo in una società molto inquinata, quindi per quanto tu possa mangiare solo frutta, respiri inquinamento e respiri smog, e la frutta magari si è presa delle scie chimiche o si è presa degli antibiotici, delle cose chimiche, tu comunque anche mangiando solo frutta in piccola parte un po' di tossine le prendi, e quindi ciclicamente inserire della verdura, delle foglie verdi che fanno effetto scopa e che ti aiutano a pulire, questo ti può proprio aiutare a mantenere questo stato di equilibrio. Tutto questo accompagnato da dei digiuni ciclici, e qui ci colleghiamo alla spiritualità. Se apri le prime pagine della Bibbia, leggerai nelle prime pagine una frase che dice: e ti nutrirai di ciò che ti ho dato, disse il Signore, ti nutrirai di frutta, di erbe selvatiche e di bacche. Quindi da un punto di vista di spiritualità posso dire che tutto ti si amplifica, vai in meditazione e raggiungi degli stati davvero profondissimi, hai un sentire davvero forte, senti una persona, senti chakra, senti la connessione con gli altri, con la natura, con gli animali, senti se è sì, senti se è no. A livello fisico, olfattivo, ti si amplificano tantissimo i canali, quindi senti tantissimo gli odori, senti tantissimo i sapori, senti davvero tantissimo, su tutti i piani, ecco. A livello etico, quando mangi solo frutta e poca verdura, sei in linea, direi. E a livello fisico, il tuo sangue, strada facendo, diventa alcalino. Tutto ciò che è acido è ciò che fa ammalare, e finché inserisci sostanze acide, sostanze animali, sostanze che hanno tanto muco, sostanze collose, zucchero, sale, il tuo corpo è acido. Dove c'è l'acido, inevitabilmente possono crearsi le malattie. Se il tuo sangue è alcalino, lì non può esistere nessuna malattia. Quindi da un punto di vista fisico, quando il tuo sangue è alcalino, ogni processo di guarigione è possibile. Se ti è piaciuto questo video, condividilo, lasciami un like, dimmi che cosa ne pensi, se vuoi un supporto, se vuoi un sostegno, se ti senti chiamato a intraprendere questo percorso, ci sono, sarà un piacere per me assisterti, guidarti in questo cammino e aiutarti ad arrivare allo step dove sono arrivata io, che non è chissà dove, ma è uno step che mi fa stare bene, che mi fa vivere bene, che mi ha migliorata tantissimo sia da un punto di vista fisico, che energetico, che spirituale, che mentale, e quindi se posso, per me sarà un piacere aiutarti, guidarti, assisterti. Ci vuole tanta forza di volontà e queste 3 motivazioni: fisico, salute, volersi bene; spirituale, volersi connettere al divino, sapere che il cibo è solo un mezzo per arrivare a ciò che davvero siamo, al nostro spirito, alla nostra essenza; e etico, la non violenza, il grande insegnamento del maestro Gandhi.
Ti mando un grande abbraccio di luce. Illumina il mondo. Namaste.